Ciao a tutti cari amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche e emotive per la seconda parte di marzo. Come dico sempre sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete sempre ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate, il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche, affettive per la seconda parte di marzo. Grazie. Abbiamo la Luna, cari amici del Leone. Si parla di quello che è un periodo magari di introspezione o di un qualche tipo di sensazione o emozione che potrebbe, tornare indietro dal passato. Molte volte fa riferimento a quelle che sono le nostre paure, ma fa riferimento anche a quelle che sono le, proiezioni che si fanno. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi danno in apertura, prendiamo solo quelle che si sono girate. Abbiamo: tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Wow, poi abbiamo matrimonio, questa situazione include matrimonio, wow, e passione, permette a cuore e anima di cantare con gioia. Sono delle bellissime carte, devo dire. Quindi molto probabilmente, guardando diciamo in un modo un pochettino più ampio la carta del matrimonio, potrebbe anche far riferimento a quello che è un momento di magari convivenza o un qualche tipo di relazione, di unione, che sia diciamo così consolidata, okay, non riesco a far star dritta questa carta? Okay. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, perché comunque sento che, anche se, come vi dice la carta, tenete la mente aperta perché potrebbe essere che questa persona non rispecchi esattamente, la persona che voi vi state immaginando, però potrebbe comunque essere una persona con la quale si crei un tipo di stabilità, e con la quale ci sia una forte passione. Andiamo allora, 4 di pentacoli e regina di coppe. 4 di pentacoli fa riferimento normalmente a quello che è una sorta di attaccamento. Potrebbe essere un attaccamento di tipo materiale, visto che comunque è una carta di pentacoli, ma potrebbe anche far riferimento a quelli che sono gli attaccamenti, diciamo così, di tipo emotivo, di tipo mentale anche. Quindi magari rimanere attaccati a certi tipi di credenze piuttosto che a certi tipi di convinzioni, ok? Poi abbiamo la regina di coppe e la regina di coppe potreste essere voi, in questo momento dove, diciamo così, questa carta esprime un'energia completa, cioè scusate, in completa connessione con quello che è il vostro lato emotivo, o per qualcuno forse potrebbe anche far riferimento al fatto che si è un po' troppo in quello che è la zona emotiva, se vogliamo. Il 3 di coppe al contrario, andiamo poi a specificarlo dopo, ma, sento che è un non voler incontrar qualcuno, perché il 3 di coppe normalmente fa riferimento a quello che sono gli incontri, le amicizie, le celebrazioni ed essendo girata al contrario mi dà proprio l'idea che siate in un momento, diciamo così, dove forse non avete tanto voglia di vedere gli amici insomma. La carta dell'appeso mi parla di quello che è una sorta di blocco, una sorta di, situazione se vogliamo ferma, ma perché state fondamentalmente riflettendo. Diciamo che è un po' come se, fosse giunto il momento di smettere di riflettere, cioè è ora di sbloccare la situazione, è ora di fare un qualche tipo di azione concreta. Abbiamo poi il Papa mi parla di quello che è un riconoscimento da parte della società, mi parla di quello che potrebbe anche essere una persona che vi aiuta a mediare un qualche tipo di situazione, un qualche tipo di problema, diciamo così, ma avendo anche qui la carta del matrimonio, potrebbe far tranquillamente riferimento al fatto che nel prossimo periodo ci sia, l'andare a convivere, l'ufficializzare quello che è questa relazione o proprio lo sposarsi insomma, se non aveste nessuno
questo Papa mi parlano di incontri in chiesa. Ora, se non siete cattolici, non sarà la chiesa, sarà qualche altro vostro, centro di riunione, okay, quello che, mi hanno voluto dire è che probabilmente potrebbe esserci la possibilità di incontrare una persona in qualcuno di questi centri religiosi, mh. Abbiamo poi il 5 di bastoni e qui sento che c'è qualcuno che potrebbe essere che, abbia qualche discussione, magari proprio con la persona di interesse o anche solo semplicemente con qualche tipo di amico. Ehm, e abbiamo poi finiamo poi con la morte. La morte parla di quello che è la chiusura di un ciclo e l'apertura di un ciclo nuovo, è letteralmente il rinascere, la trasformazione. Quindi sento che dopo questo periodo di appeso, dopo questo periodo di riflessione, magari proprio per tutto quello che erano le paure o le cose comunque vecchie, diciamo così, c'è un'evoluzione di tutta questa situazione, okay? Andiamo a vedere nello specifico ogni singola carta, di che cosa si tratta, okay? Andiamo a vedere che cosa ci raccontano per il 4 di pentacoli, per piacere, grazie. Wow! Abbiamo un cavaliere di bastoni e la carta degli amanti. Allora, per qualcuno può essere che ci si stia attaccando a una relazione o a una persona comunque, perché il cavaliere di bastoni fa riferimento proprio a quello che potrebbe essere un amante, no, quindi potrebbe essere la relazione di vostro interesse in questo momento. C'è la carta degli amanti. La carta degli amanti normalmente parla di quello che è una sorta di equilibrio, di armonia, oppure potrebbe parlare di quello che è la necessità di fare un certo tipo di scelta e probabilmente è per quello che voi in questo momento avete questa sorta di attaccamento. Siete in questa fase di appeso dove state pensando, siete in questa fase nostalgica dove state pensando. Andiamo avanti e vediamo la regina di coppe di che cosa mi parla. Wow, la morte un'altra volta. E abbiamo un fante di coppe. Dunque, sento che la regina di coppe spiegata dalla morte e dal fante di coppe, allora per qualcuno fa riferimento a un figlio, quindi il fatto che ci sia stata una sorta di trasformazione, se vogliamo, magari nella vostra relazione, piuttosto che, nella vita di quest'altra persona, insomma, ma sento che è stata più una trasformazione in quello che è la comunicazione e il vostro scambio di affetto, diciamo. Per altri potrebbe fare riferimento, a quello che è come se voi foste attaccati a un qualche tipo di cosa che vi è stato detto, a un qualche tipo di, magari promessa piuttosto che sì, sento che è come se vi fosse stata fatta una promessa che non è stata non è stata fondamentalmente, portata a termine, Oppure potrebbe anche, far riferimento al fatto che si arriva comunque da quello che è un momento di cambio, un momento di trasformazione, un momento di scelta con quello che sono questi amanti, okay, e che adesso si inizi a guardare la vita in un altro modo, o perlomeno si cominci, a ritrovare, se vogliamo, quell'entusiasmo. Andiamo avanti, vediamo grazie. Allora, il 3 di coppe al contrario è spiegato da un 4 di bastoni al contrario e da un 2 di spade. Sento che qui c'è un qualche tipo di difficoltà, se vogliamo, per quello che riguarda una stabilità, un sentirsi a casa, mi verrebbe da dire. Che per casa non intendo la casa di mattoni, ma proprio come si sta nell'ambiente in cui state vivendo. E abbiamo anche un 2 di spade. Il 2 di spade parla di quelli che sono i dubbi in effetti. Se vedete bene la carta ha disegnata una luna e avete anche la luna qui. Quindi è proprio un po', sento che è come se steste analizzando la cosa migliore da fare per voi in questo momento. Andiamo avanti, vediamo l'appeso per piacere, grazie. Allora, l'appeso è spiegato da un ah no, qua sono 2.
Allora, da una regina di bastoni, dalla carta della stella, entrambe al contrario, e dal 6 di coppe. Allora, per qualcuno, questo appeso spiegato così fa riferimento di nuovo abbiamo il 6 di coppe, una carta che parla di passato come la luna, parla di un qualche cosa magari per qualcuno fa riferimento a una persona che potrebbe tornare dal passato o magari che non volete incontrare del passato, perché comunque vi ricordo che qua avevamo il 3 di coppe al contrario. Ehm, e la stella al contrario e la regina di bastoni al contrario mi fanno pensare al fatto che è come se non ci fosse più un certo tipo di speranza, è come se non ci fosse più, se vogliamo, la volontà di trovare forse questa sorta di passione inerente alla relazione. Il 6 di coppe parla anche di quello che è una relazione platonica, quindi magari per molti non c'è più quella, anche se qui c'è la passione, però qua dice la carta: "Permetti a cuore e anima di cantare con gioia", quindi probabilmente c'è fondamentalmente questa passione di base, ma è come se in questo momento non la steste sfruttando, non la steste approfittando, come posso dire, non vi steste godendo tutto quello che è il lato passionale, se vogliamo, okay? Ehm, Potrebbe far riferimento per un gruppo piccolo a una questione tra fratelli. Ed è qui, il legame del matrimonio, nel senso non è matrimonio in senso, uomo e donna, ma si parla qui di contratti e io quando parlo di contratti parlo anche di contratti che si fanno da altre vite, okay, quindi magari è una persona che, in un'altra vita avete già conosciuto e che con la quale in questa vita avete un contratto, okay. Andiamo a vedere il Papa, perché comunque il Papa mi parla di matrimonio. 2 di pentacoli e la giustizia. Eh sì, c'è un matrimonio di mezzo. Potrebbe anche non essere il vostro, cioè tra voi e questa persona di interesse, potrebbe anche essere che uno di voi 2 o entrambe magari siate già all'interno di un matrimonio, siete già all'interno di una relazione. Nel caso non abbiate nessuno, sento che ehm c'è un qualche tipo il Papa ha a che vedere molto anche con quello che è l'elevazione spirituale, il fatto di espandere la coscienza, okay, e abbiamo anche la carta della giustizia che parla di tagliare quello che non serve per riuscire ad arrivare a un equilibrio. E anche questa carta qui, il 2 di pentacoli, parla di quello che è il tenere in equilibrio 2 situazioni, quindi potrebbe far riferimento proprio alla necessità di trovare un nuovo equilibrio all'interno di questa situazione o di questa relazione. Nel caso non abbiate nessuno, l'equilibrio è proprio all'interno di voi e l'equilibrio tra quello che è, mi verrebbe da dire, quello che desiderate, quello che sentite che è giusto per voi, quello che invece è giusto fare in generale. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, vediamo se mi dice qualche cos'altro. Abbiamo un 3 di bastoni, 2, 3 e un 3 di pentacoli. Siete un po' combattuti su quello che è su cosa dovete fare nel futuro. Letteralmente qua mi dice siete combattuti se fare un viaggio, se spostarvi, se guardare a un qualche cosa diciamo più al futuro, oppure se, prendervi la responsabilità di un qualche tipo di progetto nell'immediato, mi verrebbe da dire. Per qualcuno fa riferimento alla casa, ce l'avevamo anche qui. Andiamo a vedere la morte per piacere, grazie. La torre al contrario, wow. Okay. Abbiamo la torre al contrario, abbiamo il fante di spade, abbiamo il sole e il 10 di coppe al contrario. La morte, come vi dicevo, è una sorta di fine di un qualche tipo di periodo e inizio di un periodo nuovo. Abbiamo la torre al contrario, c'è qualche cosa che comunque dovete ancora lasciare indietro. Sento una sorta comunque di immaturità a livello mentale con questo fante di spade o potrebbe semplicemente rappresentare il fatto che dobbiate ancora magari
controllare alcune cose, che dobbiate o magari che parla di un atteggiamento, nel senso che voi siete magari persone che controllano o state frequentando una persona che tendenzialmente tende a controllare, okay. Abbiamo comunque la carta del sole alla fine e il 10 di coppe, che se anche rovesciato, però comunque esprime quello che è una sorta di, espressione della propria essenza per arrivare poi a quello che è un appagamento di tipo emotivo, che è quello di cui mi parla il 10 di coppe. È vero che adesso è al contrario, però comunque ci stiamo lavorando insomma, ci stiamo arrivando. Il 10 di coppe vi faccio notare che è un 10, quindi di nuovo fine di un ciclo e inizio di un altro ciclo, okay? Si parla fondamentalmente in questa stesa di fare una rivalutazione a livello personale di quello che sono i pensieri, inerenti alla relazione, sia che abbiate o meno un partner o una partner in questo momento, quello che voi pensate della relazione va un attimino ricalibrato, okay? Va un attimino, ridimensionato, perché sento che con questa luna che avete l'asticella delle aspettative un po' troppo alta. Dovete un attimino tornare indietro, tenete la mente aperta, vi dicono le carte, okay, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona, non riesco più a leggere, che ti aspetti e che frequenti di solito. Quindi potrebbe anche essere proprio quello, no, fare il lavoro di trasformazione se vogliamo, fare proprio quello che è un lavoro di lasciarsi indietro le aspettative, perché giustamente non sempre vi arriva la persona che voi vi aspettate, ma arriva la persona di cui voi avete bisogno in quel momento preciso della vostra vita. Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Un ultimo messaggio in chiusura. Andiamo a vedere. Abbiamo la carta della palma. La carta della palma parla di stabilità, di sicurezza, di permanenza, di crescita, di flessibilità. Quindi si va verso la crescita. Si va verso quello che io parlo di crescita interiore, presa di consapevolezza, si lasciano indietro tutte quelle cose, quei bisticci, quelle aspettative che non servono più per rinascere nuovi. E vi ricordo che avete anche la carta del sole che parla di abbondanza, parla di bellezza, parla di protezione, parla di crescita, parla di è una carta super positiva. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Io vi ringrazio per essere stati con me fino a qui. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.